Ciao a tutti e bentornati sul mio canale YouTube. Io sono Laura e in questo video tutorial vi mostro come si realizza questa semplicissima mattonella. È una mattonella lavorata con il punto alto, il punto doppio alto e il punto basso. Questa l'ho lavorata con il cotone fiocco, invece la mattonella che realizzeremo insieme oggi la lavorerò con il cotone ecologico. Questo cotone ecologico che io acquisto dalla merceria Zeus. Nell'area dedicata alla descrizione sotto al video vi lascio il link del sito dove potete acquistare questo tipo di filato e poi ho lavorato con uncinetto da 3,5. Quindi questo è quello che occorre per realizzare la mattonella. Passiamo subito al video tutorial. Inizio dal cerchio magico. E all'interno del cerchio magico bisogna realizzare 12 punti alti. Lavoro 2 catenelle e questo lo considero primo punto alto del giro. Quindi il primo l'ho fatto, devo lavorare ancora 11 punti alti. 2, 3, 4. Piano piano che vado avanti tiro la codina per chiudere un po' il cerchio magico e vado avanti così a lavorare fino ad avere 12 punti alti. Ho lavorato 12 punti alti e ora chiudo nella terza catenella con un punto bassissimo. Faccio una catenella e taglio il filo perché al prossimo giro lavoro con un altro colore. Tiro la codina del cerchio magico così ho chiuso completamente. Al prossimo giro si lavora con il punto doppio alto e si lavorano gruppi da 3 punti doppio alti chiusi insieme. Al prossimo giro io cambio il colore, faccio un piccolo nodino e inserisco qui dove ho finito. Chiudo, aggiusto un po' le codine e poi lavoro 3 catenelle e questo considero primo punto doppio alto. Poi insieme nello stesso punto devo lavorare altri 2, lavorati a metà e poi chiusi insieme. E inizio. Lavoro tramite 2, lascio così 2 asole sull'uncinetto, 2 volte filo su uncinetto, rientro nello stesso punto, lavoro 2 volte e lavoro 2, tramite 2 e tramite 2. A questo punto ho 3 asole sull'uncinetto, chiudo insieme. Faccio una catenella, poi faccio un'altra, quindi 2 catenelle. 2 volte filo su uncinetto, salto nel prossimo punto, che è questo qui, lavoro uguale. Il primo punto doppio alto lavorato tramite 2 asole e poi tramite 2 e rimango così con 2 asole su uncinetto. 2 volte filo su uncinetto, entro nello stesso punto e lavoro 2 asole e 2 asole e lascio così. 2 volte filo su uncinetto, passo al prossimo e lavoro tramite 2 e tramite 2. Ho 4 asole sull'uncinetto, chiudo insieme e blocco con una catenella, poi faccio un'altra. In questo modo ho fatto i primi 2 gruppi. 2 volte filo su uncinetto, prossimo punto è questo, quindi sopra ogni punto alto devo lavorare un gruppo da 3 punti doppio alti chiusi insieme, quindi tramite 2 e tramite 2. Faccio il secondo, tramite 2 e l'ultimo. Chiudo insieme e blocco con una catenella, poi faccio un'altra e così lavoro per ogni punto alto del giro
sottostante e alla fine del giro devo avere 12 gruppi da 3 punti doppio alti lavorati insieme. Ho finito di lavorare i gruppi da 3 punti doppio alti lavorati insieme, in totale 12, e chiudo, quindi ho fatto le 2 catenelle, chiudo con un punto bassissimo. E ho finito anche questo giro. Al prossimo giro non cambio colore, lavoro con lo stesso e faccio un altro punto bassissimo perché devo lavorare qui nello spazio dove ho fatto la catenella al giro sotto. Faccio un altro punto bassissimo, così sono qui direttamente nell'archetto e faccio un punto basso in questo modo. Poi faccio 3 catenelle, 2, 3, salto nel prossimo archetto e lavoro un punto basso, poi di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, salto nel prossimo archetto che praticamente sono le 2 catenelle che abbiamo fatto tra i 2 gruppi e faccio un punto basso, poi di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3 e un punto basso, 1, 2, 3, un punto basso, 1, 2, 3, salto nel prossimo archetto, faccio un punto basso, 1, 2, 3, un punto basso e lavoro così fino alla fine del giro, poi chiudo con un punto bassissimo. Ho finito il giro, ho fatto 3 catenelle, chiudo con un punto bassissimo qui nel primo punto basso del giro. Quindi punto bassissimo, faccio una catenella e taglio il filo perché al prossimo giro lavoro con un altro colore. Alla fine del giro bisogna avere 12 archetti. Al prossimo giro lavoro nello spazio dove abbiamo fatto le catenelle, inserisco il filo qui, aggiusto le codine, chiudo e questo lo considero primo punto basso del giro. Poi faccio una catenella e all'interno dello stesso archetto qui lavoro 3 punti alti. 1, 2, 3. Poi faccio una catenella e nello stesso spazio punto basso. Finisco con un punto basso, inizio e finisco con un punto basso. In questo modo. Salto nel prossimo archetto, lavoro un punto basso, una catenella e 3 punti alti. 1, 2, 3, catenella e chiudo con un punto basso. Quindi ogni archetto lo lavoro in questo modo. Salto nel prossimo, punto basso, catenella e 3 punti alti. 1, 2 e 3. Catenella, tiro leggermente così, faccio un po' di spazio e chiudo con un punto basso. E così lavoro per ogni archetto. Salto nel prossimo, punto basso, più una catenella e 3 punti alti. 1, 2, 3. Poi catenella e punto basso e proseguo così per tutto il giro, lavorando all'interno di ogni archetto, punto basso, catenella, 3 punti alti, catenella, punto basso, poi salto nel prossimo archetto e così via fino alla fine. Ho finito di lavorare l'ultimo archetto e chiudo con un punto bassissimo nel primo punto basso che ho fatto all'inizio del giro.
un po' più difficile da entrare, piano piano, e faccio un punto bassissimo, catenella e chiudo il giro. Alla fine del giro bisogna avere 12 petali. Prossimo giro lavoro di nuovo con il verde. Al prossimo giro bisogna creare gli angoli e si lavora sul punto in mezzo. Abbiamo fatto per ogni petalo 3 punti alti, si lavora sul punto in mezzo. Allora inizio qui, questo è il punto in mezzo, inserisco il colore e lavoro, quindi ho chiuso e lavoro 3 punti alti, lavoro 2 catenelle, questo considero primo punto alto e lavoro altri 2 nello stesso punto, 2 e 3. Aggiusto un po' le codine, catenella, filo su uncinetto, salto sul prossimo petalo, quindi questo è il primo, questo è il secondo, questo è il terzo, su questo in mezzo lavoro 3 punti alti, 1, 2 e 3, catenella e salto sul prossimo petalo, e qui facciamo il primo angolo, sempre il punto in mezzo, e lavoro 3 punti alti, 1, 2 e 3, 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo 3 punti alti nello stesso punto di base per creare l'angolo. 1, 2 e 3, catenella, filo su uncinetto, salto sul prossimo e lavoro 3 punti alti, 1, 2, 3, catenella, filo su uncinetto, salto sul prossimo e faccio 3 punti alti, 1, 2 e 3, catenella e di nuovo devo lavorare un angolo, quindi salto sul punto in mezzo e lavoro 3 punti alti, 1, 2 e 3, 3 catenelle e altri 3 punti alti, tutti lavorati nello stesso punto di base, 2, 3 e all'interno qui nello stesso punto altri 3 punti alti, e così ho lavorato il secondo angolo, 2 e 3, catenella, poi di nuovo faccio 2 gruppi da 3 punti alti, poi di nuovo angolo e così via fino alla fine. Ho lavorato l'ultimo angolo, faccio una catenella e chiudo con un punto bassissimo nella terza catenella e ho chiuso anche questo giro, catenella e taglio il filo. Così abbiamo creato gli angoli della mattonella. Ora iniziamo l'ultimo giro. L'ultimo giro è un giro di punto basso e inizio dall'angolo. Inserisco e lavoro in questo modo l'angolo, 3 punti bassi, 3 catenelle, 3 punti bassi. Allora ho fatto il primo, faccio il secondo e il terzo. L'altra metà dell'angolo la lavoro quando finisco tutto il giro, quindi faccio 3 punti bassi e poi un punto basso sopra ogni punto sottostante. Quindi sopra ogni punto faccio un punto basso. Lavoro anche la codina dietro
e nello spazio dove ho fatto la catenella entro e lavoro un punto basso. Prossimo è questo. Successivo è questo. Per lo spazio della catenella lavoro un punto basso, poi un punto basso per i prossimi punti sottostanti. Vi voglio far vedere un'altra volta come si lavora l'angolo. Quindi lavoro i 3 punti che mi mancano fino all'angolo, 2 e il terzo, e poi eccomi arrivata. Quindi all'interno dell'angolo lavoro 3 punti bassi, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3 e all'interno dello stesso spazio altri 3 punti bassi, 1, 2 e 3, e proseguo lavorando i punti bassi sopra ogni punto sottostante. Bisogna fare attenzione ad avere lo stesso numero di punti su ogni lato della mattonella, e proseguo così a lavorare i punti bassi per tutto il giro. E ora chiudo il giro lavorando l'altra metà dell'angolo. Quindi ho lavorato i 3 punti bassi e ora entro nell'angolo e lavoro 3 punti bassi, 1, 2, 3, 1, 2, 3 catenelle, chiudo con un punto bassissimo qui dove ho realizzato il primo punto basso del giro, questo qui. Catenella e taglio il filo. Questo abbiamo finito la mattonella. Ora bisogna cucire le codine e stirarla. Allora, questa è venuta più grande perché l'ho lavorata con un uncinetto da 3,5, invece questa con un uncinetto da 3. Quindi questa è leggermente più grande rispetto a quest'altra. Allora, ho tagliato le codine e ho stirato entrambe le mattonelle. Come vi dicevo, allora, questa è lavorata con un uncinetto da 3 ed è di 9 cm per 9, invece quest'altra ho lavorato con 3,5 di 11 cm per 11. Quindi in questo modo si realizza questo modello di mattonella, molto semplice da realizzare, adatto anche alle principianti ed è ideale per coperte, per cardigan, magliette e veramente per tutto. Va bene, è una mattonella che va bene per tutto. Il video tutorial finisce qui, grazie per avermi seguita e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutte!